Cari amici, imbarchiamoci insieme in un viaggio affascinante, un'autentica odissea nel cuore pulsante del cambiamento. Proprio come Ulisse, l'eroe greco che sfidò mari in tempesta e creature mitologiche, anche noi oggi ci troviamo a navigare in un'epoca di trasformazioni continue, un vero e proprio mare magnum. Il mondo del lavoro, la tecnologia che avanza a ritmi serrati, la società stessa, tutto è in perenne mutamento. Ma come possiamo affrontare queste sfide senza sentirci sopraffatti? La risposta, cari amici, risiede nella nostra capacità di adattamento, di trasformarci, di cavalcare l'onda del cambiamento con coraggio e intelligenza. Non si tratta di subirlo passivamente, come una nave alla deriva, ma di accoglierlo a braccia aperte come un'opportunità di crescita e di miglioramento. Come Ulisse, che si affidava alla sua astuzia e alla sua straordinaria capacità di pianificare, anche noi dobbiamo diventare abili strateghi del cambiamento. Dobbiamo imparare a prevedere le tempeste, a preparare il nostro equipaggio, a tracciare rotte sicure verso il futuro che desideriamo. Prima di salpare verso nuove mete, Ulisse, con la sua proverbiale meticolosità, studiava le mappe, ascoltava con attenzione i racconti dei marinai più esperti, preparava con cura la nave e l'equipaggio, non lasciando nulla al caso. Allo stesso modo, il cambiamento all'interno di un'organizzazione, proprio come la costruzione di una nave, non può essere improvvisato, ma richiede una pianificazione accurata, una strategia ben definita, proprio come un'opera d'arte. Preparare il cambiamento significa innanzitutto comprendere a fondo il contesto in cui si opera. Quali sono le sfide, i mostri marini, che l'organizzazione si trova ad affrontare? Quali opportunità, invece, quali isole felici offre il futuro? Quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro equipaggio? Una volta analizzato il contesto, come Ulisse che studia le stelle, è fondamentale definire una visione chiara e condivisa del futuro che si vuole creare. Dove vogliamo arrivare con questo cambiamento? Qual è la nostra Itaca? Quali benefici porterà all'organizzazione e alle persone che ne fanno parte, il nostro equipaggio? Solo partendo da una solida preparazione, come una nave pronta a salpare, sarà possibile affrontare il viaggio con maggiore sicurezza e determinazione. Nel suo lungo viaggio, Ulisse incontrò creature fantastiche che cercavano di ostacolarlo, di distoglierlo dalla sua rotta, proprio come le sirene che con il loro canto ammaliatore rappresentavano la tentazione di abbandonare la sfida e di rifugiarsi in un'illusoria sicurezza. Anche nel mondo del cambiamento ci scontriamo con resistenze, paure, dubbi, le nostre sirene interiori. È umano, di fronte all'ignoto, provare un senso di smarrimento, di timore per ciò che si potrebbe perdere. Comprendere queste paure, dare loro voce e spazio, è il primo passo per superarle. Spesso, la resistenza al cambiamento nasce da una mancanza di informazioni, da una comunicazione poco chiara o da una scarsa fiducia nel futuro. Il viaggio di Ulisse, come ogni grande impresa, può essere suddiviso in diverse tappe. Allo stesso modo, il processo di cambiamento all'interno di un'organizzazione segue un percorso preciso, scandito da momenti cruciali. La prima tappa è quella della consapevolezza, in cui si prende coscienza della necessità del cambiamento e si definisce una visione condivisa del futuro. Segue la fase di preparazione, in cui si pianificano le azioni, si allocano le risorse e si prepara il terreno per il cambiamento. La terza tappa è quella dell'implementazione, in cui le azioni pianificate vengono messe in pratica. È il momento di affrontare le sfide, di superare gli ostacoli, di mettere in campo tutta l'energia e la determinazione dell'equipaggio. Infine, la quarta tappa è quella del consolidamento, in cui si integrano i cambiamenti nella cultura organizzativa e si lavora per renderli duraturi e sostenibili. Remi in acqua. Coinvolgere l'equipaggio. Ulisse sapeva che il successo del suo viaggio dipendeva dalla collaborazione di tutto l'equipaggio. Ogni marinaio, con le sue competenze e la sua esperienza, contribuiva alla navigazione e alla sicurezza della nave. Allo stesso modo,
Il cambiamento all'interno di un'organizzazione non può essere imposto dall'alto, ma richiede il coinvolgimento attivo di tutte le persone che ne fanno parte. Coinvolgere l'equipaggio significa comunicare in modo trasparente gli obiettivi del cambiamento, ascoltare le preoccupazioni e i suggerimenti, valorizzare le competenze e le esperienze di ognuno. Gli strumenti di Efesto Tecnologie per navigare il cambiamento. Nel corso del suo viaggio, Ulisse si avvalse dell'aiuto di Efesto, il dio della tecnologia, che gli fornì armi e strumenti preziosi per affrontare le sfide. Anche oggi, nel mondo del cambiamento, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Piattaforme digitali, software gestionali, strumenti di comunicazione innovativi possono facilitare il processo di trasformazione, rendendolo più efficiente e partecipativo. Questi strumenti ci permettono di raccogliere dati, monitorare i progressi, comunicare in modo capillare, coinvolgere le persone in modo interattivo. La voce di Ulisse. Comunicare con chiarezza e coraggio. Ulisse era un abile comunicatore, capace di ispirare i suoi uomini con discorsi appassionati e di infondere coraggio nei momenti di difficoltà. Nel change management, la comunicazione gioca un ruolo cruciale. È importante comunicare con chiarezza gli obiettivi del cambiamento, i benefici attesi, le sfide da affrontare. Una comunicazione trasparente e costante aiuta a ridurre le resistenze, a costruire fiducia, a mantenere alta la motivazione durante tutto il processo di trasformazione. Forgiare eroi resilienza e adattamento nel nuovo mondo. Il viaggio di Ulisse fu lungo e pericoloso. L'eroe greco dovette affrontare tempeste, mostri marini, la nostalgia di casa. Eppure, grazie alla sua resilienza, alla sua capacità di adattarsi alle situazioni più difficili, riuscì a superare ogni ostacolo. Anche nel mondo del cambiamento, la resilienza è una qualità fondamentale. Dobbiamo imparare ad affrontare gli imprevisti, a gestire lo stress, a trovare nuove soluzioni di fronte alle difficoltà. Il cambiamento ci offre l'opportunità di crescere, di sviluppare nuove competenze, di diventare più forti e flessibili. Oltre l'orizzonte, la leadership del futuro. E così, cari amici, il nostro viaggio nel mondo del cambiamento giunge al termine. Abbiamo esplorato le sfide, le paure, le opportunità che questo percorso ci riserva. Abbiamo compreso l'importanza della preparazione, del coinvolgimento, della comunicazione, della resilienza. Abbiamo scoperto come la tecnologia può supportarci in questo processo di trasformazione. Ma il viaggio non finisce qui. Anzi, è solo l'inizio di una nuova avventura. Nel prossimo capitolo ci spingeremo oltre l'orizzonte per esplorare il ruolo della visione anticipatoria nella leadership del futuro.